I verbi pronominali sono dei verbi di uso comune in italiano ed è importante conoscerli per parlare come un vero italiano. Nel video di oggi parleremo dei verbi pronominali con cela. Ciao a tutti, io sono Stefano e benvenuti sul mio canale. This video is going to be completely in Italian, so if that helps, don't forget to turn on Italian or English subtitles. Oggi parleremo dei verbi pronominali, che sono dei verbi un po' particolari in italiano, che aggiungono un pronome, come per esempio ci, ne o i pronomi oggetto diretto, per formare un nuovo verbo e cambiare totalmente il significato originario del verbo di partenza. A volte è anche possibile combinare più pronomi insieme. I verbi pronominali sono dei verbi molto comuni in italiano che noi davvero usiamo ogni giorno. Infatti nel video di oggi parleremo dei verbi pronominali che aggiungono cela, che sarebbe la combinazione tra ci e la. Ora ricordate che quando combiniamo ci con la particella ne o un pronome oggetto diretto, ci diventa ce. In questo caso, dato che abbiamo ci più la, avremo ce più la, cela. Molti studenti mi chiedono sempre: Stefano, ma perché noi aggiungiamo questi pronomi ad alcuni verbi? A cosa si riferiscono questi pronomi? Che cosa sostituiscono questi pronomi? Beh, la risposta è niente. Non sostituiscono niente. L'unico motivo per cui noi aggiungiamo questi pronomi alla fine del verbo è per cambiare il significato del verbo stesso. Infatti oggi studieremo i verbi con cela, ma cela non significa niente. L'unico motivo per cui noi aggiungiamo cela alla fine di un verbo è per cambiare totalmente il suo significato, ma cela non significa niente. Se mi permettete un piccolo esempio in inglese. In inglese esistono tantissimi verbi che aggiungono una preposizione, per esempio i cosiddetti phrasal verbs, no? I verbi che aggiungono una preposizione per cambiare il significato. Beh, prendete per esempio il verbo to catch, che in italiano si dice prendere. Però se poi aggiungiamo la preposizione up al verbo to catch, quindi to catch up, stiamo dicendo qualcosa di completamente diverso. E in italiano per tradurre questo verbo diciamo aggiornarsi. Ma quindi la domanda è: perché stiamo usando la preposizione up? Beh, l'unico motivo è per cambiare il significato del verbo. Beh, in italiano facciamo esattamente la stessa cosa, ma la facciamo con i pronomi e non con le preposizioni. Aggiungiamo uno o più pronomi, in questo caso cela, e cambiamo totalmente il significato del verbo. E questo è il magico mondo dei verbi pronominali. Adesso è arrivato il momento di iniziare col primo verbo pronominale di oggi: avercela. Come possiamo capire, avercela non è altro che l'unione tra il verbo avere e cela, avercela. Ora voi sapete che cosa significa avere, possedere, no? Avere qualcosa, ma avercela ha un significato totalmente diverso. Prima di darvi alcuni esempi e capire che cosa significa questo verbo, coniughiamolo insieme. Ricordate che quando coniughiamo il verbo avercela e tutti gli altri verbi che aggiungono cela, dobbiamo staccare i due pronomi. Quindi il presente sarà: io ce l'ho, tu ce l'hai, lui, lei ce l'ha, noi ce l'abbiamo, voi ce l'avete, loro ce l'hanno. È anche necessario rimuovere la A di la e usare un apostrofo davanti al verbo avere. Ora, il verbo avercela è sempre usato con la preposizione con, quindi in italiano noi diciamo avercela con. Ma allora avercela che cosa significa? Beh, vediamo insieme questi due esempi. Scusa, ce l'hai con me? Perché non mi parli? Mia sorella ce l'ha a morte con me dopo quello che è successo. Mia sorella ce l'ha a morte con me dopo quello che è successo. Benissimo. In questi due esempi il verbo avercela significa essere arrabbiati con. Essere arrabbiati con qualcuno. Quindi se io ti dico: scusa, ce l'hai con me? Ti sto dicendo: scusa, sei arrabbiato con me? Perché non mi parli? Ce l'hai con me? Oppure, se vogliamo essere un po' più drammatici, possiamo dire:
Mia sorella ce l'ha a morte con me, è proprio super arrabbiata, arrabbiatissima. Ma questo non è l'unico significato di avercela. Vediamo altri esempi. Scusate ragazzi, ce l'avete con noi? Scusate ragazzi, ce l'avete con noi? Vedi che quel ragazzo ce l'ha con te. Vedi che quel ragazzo ce l'ha con te. Stefano, ce l'ho con te. Stefano, ce l'ho con te. Come potete vedere, la mia intonazione, ma anche la mia espressione è totalmente cambiata. Infatti, avercela in questo caso significa rivolgersi a qualcuno o chiedere a qualcuno se stanno parlando con noi o dire a qualcuno che noi stiamo parlando con loro. Infatti, se io dico scusate ragazzi, ce l'avete con noi, non sto chiedendo a questi ragazzi se sono arrabbiati con noi, ma sto semplicemente chiedendo se stanno parlando con noi o con qualcun altro, se si stanno rivolgendo a noi o a qualcun altro. Lo stesso è, vedi che quel ragazzo ce l'ha con te, vedi che quel ragazzo ce l'ha con te. In questo caso io sto facendo notare a un mio amico o una mia amica che quel ragazzo sta parlando con lui o lei. Nell'ultimo esempio, Stefano, ce l'ho con te. Stefano, ce l'ho con te. Io sto dicendo, ehi Stefano, sto parlando proprio con te. Ovviamente qui l'espressione, l'intonazione è fondamentale, perché se io dico, no, ce l'ho con te, basta, non parlarmi più. Sto dicendo che io sono arrabbiato con te. Invece se io dico, ce l'ho con te, ti sto facendo notare, ti sto dicendo che sto parlando con te e non con l'altra persona là. È chiaro? Questo è molto importante, mi raccomando, l'espressione e l'intonazione. E ora parliamo del secondo verbo pronominale in cela di oggi, farcela. Farcela ovviamente è l'unione del verbo fare più cela. Coniughiamo insieme questo verbo al presente. Io ce la faccio, tu ce la fai, lui, lei ce la fa. Noi ce la facciamo, voi ce la fate, loro ce la fanno. Sono sicuro che tutti sapete che cosa significa fare in italiano, ma di nuovo, quando noi aggiungiamo cela al verbo fare, cambiamo totalmente il suo significato. Vediamo alcuni esempi con questo verbo pronominale. Finalmente ce l'ho fatta passare l'esame di guida. Qui nota una piccola cosa. Il participio passato di fare cambia in fatta perché il verbo è composto da ci più la. Dato che la è femminile, il participio passato di questo verbo sarà sempre fatta. Non devi mai cambiarlo. Sarà sempre fatta. Sempre. Ce la fate ad essere qui alle 9 o ci vediamo più tardi? Ce la fate ad essere qui alle 9 o ci vediamo più tardi? Non ce la faccio più, sono esausto. Vuoi una mano a portare sul pacco o ce la fai da sola? Dagli esempi precedenti possiamo capire che il verbo farcela significa riuscire in qualcosa, riuscire a fare qualcosa, raggiungere un obiettivo. Per esempio, nella prima frase abbiamo detto finalmente ce l'ho fatta passare l'esame di guida. Quindi mi immagino un ragazzo o una ragazza che ha provato a fare questo esame di guida tante volte e adesso finalmente ce l'ha fatta, cioè è riuscito a passare l'esame di guida, ha raggiunto il suo obiettivo. Nel secondo esempio abbiamo detto ce la fate ad essere qui alle 9 o ci vediamo più tardi? Beh, in questo caso sto chiedendo ai miei amici se riusciranno ad arrivare in tempo a casa mia o nel posto in cui ci siamo dati appuntamento, oppure non ce la faranno, non riusciranno ad arrivare in tempo e quindi in quel caso ci vedremo più tardi. E poi il terzo esempio, che in realtà è anche una frase molto comune, non ce la faccio più, sono esausto. Beh, in italiano quando diciamo non ce la faccio più significa che siamo stanchi, esausti, esasperati, non ce la facciamo più a fare una determinata cosa. Per esempio, non ce la faccio più a parlare perché è tutto il giorno che sto parlando a questa videocamera. A parte gli scherzi, vediamo l'ultima frase. Vuoi una mano a portare su il pacco o ce la fai da sola? In questo caso io sto chiedendo a una mia amica se ha bisogno di una mano a portare su il pacco oppure ce la fa da sola, cioè riesce a portare su il pacco, portare a casa sua il pacco da sola. Ovviamente io chiedo soltanto per educazione perché comunque non ce la farei neanche io. E adesso vediamo l'ultimo verbo pronominale di oggi, mettercela, mettercela, che in realtà è sempre accompagnato
dalla parola tutta, mettercela tutta. Ovviamente sapete che cosa significa il verbo mettere, ma quando aggiungiamo cela, il significato cambia totalmente. Coniughiamo insieme questo verbo, ma ricordate che dovete sempre aggiungere la parola tutta. E quindi diciamo: io ce la metto, tu ce la metti, lui, lei ce la mette, noi ce la mettiamo, voi ce la mettete, loro ce la mettono. Vediamo alcuni esempi per capire che cosa significa. Ce la metterò tutta per imparare l'italiano. Ce la metterò tutta per imparare l'italiano. Giulio, metticela tutta. Come puoi notare, dato che metti è un imperativo, la posizione di cela è alla fine dell'imperativo e si scrive tutto in un'unica parola. Quindi mettercela tutta significa fare del proprio meglio, impegnarsi al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Se tu mi dici ce la metterò tutta per imparare l'italiano, mi stai dicendo che ti impegnerai tantissimo, farai del tuo meglio, studierai tanto per raggiungere il tuo obiettivo, cioè imparare l'italiano. E se invece io dico a Giulio metticela tutta, lo sto incoraggiando a fare del suo meglio, impegnarsi al massimo e raggiungere i suoi obiettivi. Benissimo, abbiamo finito con i verbi di oggi, ma ho preparato per voi una frase finale che include tutti e tre i verbi. Vediamo insieme la frase. Ce l'ho messa tutta, ma comunque non ce l'ho fatta a finire in tempo e probabilmente adesso il capo ce l'ha con me. Beh, che cosa significa questa frase? Significa che io ce l'ho messa tutta, mi sono impegnato al massimo, ho fatto del mio meglio, ma comunque non sono riuscito a finire in tempo. A finire cosa? Beh, forse un progetto o un rapporto, per esempio. E per questo motivo adesso il capo ce l'ha con me, cioè è arrabbiato con me. E adesso è arrivato il vostro momento. Provate a scrivere qui sotto nei commenti alcune frasi usando avercela, farcela e mettercela tutta. Ce la metterò tutta a guardare le vostre frasi e correggerle. Va bene ragazzi, per il video di oggi abbiamo finito. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale per guardare altri video e future lezioni. Inoltre vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina Instagram Teacher Stefano, dove pubblico abbastanza spesso storie e altri contenuti interessanti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!